Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa borsa molto semplice con un particolare, che è un solo pannello. Vedete che andiamo a lavorare già con queste diminuzioni in modo da creare questa linea alla borsa. Di differenza rispetto ad altri modelli c'è che io lavoro in due modalità la borsa. Come potete vedere, ho al centro il punto eco nocciolina e nei lati ho semplicemente un punto basso in coste, e quindi diamo alla borsa una linea totalmente diversa. Per i manici ho realizzato dei manici molto semplici, vedete, che non slabbrano, che ovviamente poi potete andare ad abbinare a qualsiasi tipo di borsa. Per la chiusura io ho realizzato questo rettangolino, vedete, sempre col punto eco nocciolina, una piccola targhetta handmade e una chiusura magnetica, e all'interno ho foderato la borsa solo con stoffa. Per la fodera vi basterà appoggiare, vedete, la linea della borsa su un foglio di stoffa ovviamente ripiegato in due, andate a tagliare la sagoma lasciando ovviamente un po' di spazio per le cuciture e il gioco è fatto. Quindi per questa fodera è veramente molto semplice. Vi ricordo che i miei tutorial sono completamente gratuiti e per far crescere il mio canale è necessario che voi andiate a condividere quante più volte è possibile condividere qualsiasi tutorial andate a vedere. Più condividete i miei video e più il mio canale cresce, e quindi potrò mettere sempre di più a disposizione sempre tutorial nuovi per far ovviamente realizzare a voi, ma per divertirci insieme, sia borse che altri accessori all'uncinetto. Adesso andiamo a vedere i materiali che ho utilizzato io, precisando che potete usare qualsiasi materiale per realizzare questa borsa. Può essere cotone, cordino, lana, a vostro piacimento. Per questo tipo di borsa io ho utilizzato 250 grammi di cordino soft, 2 anelli apribili, un bottone magnetico e un uncinetto numero 4. Per questo tipo di filato nel box informazioni vi metto il link se volete acquistarlo, altrimenti potete usare qualsiasi filato. Dobbiamo iniziare il tutorial con 45 cm di catenella. Nel mio caso sono 68 catenelle con uncinetto numero 4. Ovviamente se voi avete un filato diverso dal mio, mettete su più catenelle o meno catenelle, arrivando sempre a 45 cm. Adesso guardate, io mi trovo in questa maniera qui, ora giro il lavoro e dentro, vedete, nell'anellino retro, quindi non prendo la catenella così, ma la prendo in questa maniera qui, vedete, dietro, e lavoro una maglia bassa nel primo, e così per ogni anellino, quindi una maglia bassa in ogni anellino. Ovviamente potete lavorare anche diversamente, come siete abituati a lavorare. Io lavoro così perché, come potete vedere da quest'altra parte, vedete, la maglia bassa è ben definita quando dovrò girare o andare a cucire. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. A questo punto io avrò 67 maglie basse. Adesso guardate, possiamo anche prendere il filino, quello della codina, lo portiamo sul davanti in questa maniera qui, così iniziamo già a nasconderlo mentre lavoriamo. Ora una catenella, giriamo il nostro lavoro. Adesso noi inizio e fine di ogni riga dobbiamo effettuare una diminuzione, quindi dobbiamo saltare un punto e lavorare in quello dopo. Io, vedete, prendo la codina, così la vado anche a nascondere, e lavoro in coste, quindi prendo solo la solina, vedete, esterna, e così ho saltato un punto. Adesso in ogni punto, vedete, qui ho le due asole, prendo sempre solo la solina esterna e lavoro la maglia bassa. Quindi una maglia bassa in coste in ogni punto, completando l'intera riga. Arrivati, vedete, a fine riga dove abbiamo le ultime due maglie basse, io qui devo effettuare sempre una diminuzione, quindi carico, guardate, il filo nella penultima maglia, entro nell'ultima e chiudo tutto insieme, e in questa maniera qui ho effettuato una diminuzione. Una catenella, giro il mio lavoro e qui di nuovo devo diminuire, quindi salto un punto, entro nel prossimo incoste e lavoro una maglia bassa.
Per le principianti consiglio di mettere un marcapunti, perché così non vi confondete. Quindi mettete un marcapunti, vedete, in questa maniera qui, così siete sicure che state praticamente entrando nel punto giusto. Calcolate che se avevamo 67 maglie basse, a questo punto su questa riga ne abbiamo 65. Quindi ora andiamo a proseguire così, lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivo negli ultimi due punti, vedete, da lavorare. Non vi confondete col punto, vedete, che abbiamo saltato. Negli ultimi due punti entro nel primo, carico il filo, entro nel secondo, carico il filo e chiudo tutto insieme. E adesso avrò 63 maglie basse. Ora una catenella, giriamo il nostro lavoro, saltiamo sempre in punto ed entriamo in quello dopo. E qui, sempre per le principianti, consiglio il marcapunti, così state certe che non vi confondete dove dovete entrare e quindi la lavorazione vi viene bene. Ora noi dobbiamo andare a proseguire, vedete, sempre alla stessa maniera, una maglia bassa in ogni punto, inizio e fine riga andiamo sempre a diminuire, quindi per un tot di righe la lavorazione sarà sempre la stessa. E come potete vedere, guardate, man mano che andate a diminuire questa parte scende, ok? Quindi io adesso vado a proseguire per un tot di righe, diminuendo sempre ad ogni riga una maglia bassa all'inizio e una maglia bassa alla fine. Fate così fino ad arrivare alle mie righe. A questo punto, vedete, noi avremo questa lavorazione che ripiegata vi darà questo effetto così. Di larghezza in centimetri, visto che se non lavorate col mio filato dovete attenervi ai centimetri, ho 9 centimetri e ho lavorato un totale di 14 righe, quindi significa che la prima riga è a maglia bassa semplice, poi inizio con le righe di diminuzione, quindi nella prima riga quando lavoriamo le maglie basse noi non andiamo a diminuire, dalla seconda in poi andiamo a diminuire e lavoriamo 14 maglie basse, quindi a questo punto io ho un totale di 15 righe. Ora le mie maglie, una volta effettuate tutte le diminuzioni, sono 39 maglie basse, quindi io qui vedete ho 39 maglie basse dispari. Ora una catenella, giro il lavoro e qui inizio a lavorare il mio punto è con nocciolina. Qui vedete il primo punto, entro, quindi adesso non diminuiamo più e lavoro la prima maglia bassissima e qui andate sempre a mettere un marcapunti per non confondervi. Filo sull'uncinetto, sulla seconda lavoro una maglia mezza alta, sulla seconda maglia bassissima, su quella dopo maglia mezza alta, quella dopo maglia bassissima e prendiamo entrambe le asole, vedete, maglia mezza alta e maglia bassissima, filo sull'uncinetto, maglia mezza alta e maglia bassissima, maglia mezza alta e maglia bassissima e proseguiamo in questa maniera fino a fine riga. Arrivate nell'ultimo punto, se abbiamo lavorato correttamente lavoreremo la maglia bassissima in sequenza, quindi iniziamo con una maglia bassissima e terminiamo con una maglia bassissima, una catenella, giriamo il lavoro. L'altra riga sarà di maglie basse in coste. Ora guardate, qui ho la prima maglia, entro, prendo la solina sull'esterra e lavoro una maglia bassa in coste e qui rimettiamo il marcapunti. E di nuovo guardate, nell'altra maglia solo in coste, quindi solo la solina retro, maglia bassa e una maglia bassa in ogni punto. Quindi per queste righe non lavoriamo più aumenti, diminuzioni, scusate, semplicemente una maglia in ogni punto senza diminuzioni e completiamo fino ad arrivare alla fine della riga. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto dove ho messo il marcapunti per non confondermi, lo tolgo, lavoro l'ultima maglia bassa in coste in questa maniera, vedete, e la lavorazione ovviamente sarà diversa rispetto a quella che abbiamo lavorato inizialmente.
Noi andremo a ripetere sempre un punto, una riga di punto e con nocciolina e una riga di maglie basse in coste. Quindi adesso dobbiamo ripetere il punto e con nocciolina, una catenella, giriamo il nostro lavoro. Qui abbiamo, vedete, la prima maglia bassa, io entro e lavoro una maglia bassissima, quindi iniziamo sempre con le maglie bassissime, il punto e con nocciolina, e mettiamo sempre il marcapunti. Nella seconda lavoriamo una maglia mezza alta, in quella dopo una maglia bassissima, maglia mezza alta, maglia bassissima, filo sull'uncinetto, maglia mezza alta, maglia bassissima, mezza alta e bassissima, e così per tutta la riga. Arriviamo nell'ultimo punto dove lavoreremo ovviamente la maglia bassissima di sequenza, una catenella, giriamo il nostro lavoro. Ricordate sempre che qua non facciamo diminuzioni, quindi entriamo subito nel primo punto e lavoriamo una maglia bassa in coste, sempre in coste le maglie basse, e mettiamo il marcapunti. E adesso una maglia bassa in ogni punto, fino a completare la riga. Arriviamo nell'ultimo punto e lavoriamo l'ultima maglia bassa in coste per questa riga. Come potete vedere, già si vede, guardate la differenza ovviamente delle due lavorazioni. A questo punto io devo andare a proseguire per un tot di righe, alternando sempre un punto e con nocciolina, quindi una riga di punto e con nocciolina, una riga di maglie basse in coste. Quindi non vi confondete, lavorate per tutte le righe adesso che seguono in questa maniera senza nessuna diminuzione, quindi dobbiamo avere sempre le stesse maglie. Le maglie devono essere 39, quindi per non sbagliare mettetevi il marcapunti inizio e fine, e se avete qualche dubbio contate, devono essere sempre 39, quindi se sono maglie in più o maglie in meno, a questo punto ovviamente avete sbagliato. Se avete iniziato il lavoro con altre maglie per arrivare ai miei centimetri, contate sempre a questo punto quante maglie avete, così sapete che dovete avere sempre le stesse. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho proseguito ed ho lavorato un totale di 17 righe alternate, quindi guardate, ho iniziato col punto e con nocciolina e con la maglia bassa sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 17 righe, perché termino, vedete, con la riga di punto e con nocciolina. Adesso noi dobbiamo andare a proseguire ovviamente lavorando questa parte, sempre vedete che sale in questa maniera qui abbiamo fatto delle diminuzioni, qui invece lavoreremo con degli aumenti. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, ho terminato la riga nocciolina in centimetri, vi dico anche centimetri perché se state lavorando con un altro filato ne avete bisogno. Ho lavorato un totale di 11 centimetri di eco nocciolina. Adesso guardate, una catenella, giro il mio lavoro e devo andare ovviamente ad aumentare, quindi nel primo vedete lavoro 2 maglie basse, 1 e 2. Mettete sempre, ve lo consiglio, un marcapunti per non confondere. E adesso una maglia bassa in coste in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivati nell'ultimo punto togliamo il marcapunti e qui dobbiamo lavorare di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, in questa maniera qui, una catenella, giriamo il nostro lavoro. Adesso lavoreremo sempre maglie basse in coste, ma lavoreremo sempre l'aumento, vedete, quindi io di nuovo entro qui e lavoro di nuovo 2 maglie basse nel primo punto e rimettiamo il marcapunti. Ora una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga.
Arrivati, guardate dove abbiamo il marcapunti nell'ultimo punto, anche qui lavoriamo il nostro aumento, entriamo in coste e lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e anche qui nel primo lavoriamo subito, guardate, nella prima maglia bassa 2 maglie basse e rimettiamo il marcapunti e di nuovo una maglia bassa in ogni punto. Adesso noi dobbiamo andare a proseguire in questa maniera per lo stesso numero di righe che abbiamo lavorato le diminuzioni, quindi 14. Quindi lavoreremo 14 righe lavorando sempre 2 maglie basse nel primo punto e 2 maglie basse alla fine di ogni riga, sempre per ogni riga in questa maniera, fino ad arrivare ad un totale di 14 righe. Una volta vedete che abbiamo completato le nostre 14 righe di maglie basse in coste, l'ultima riga verrà lavorata a maglia bassa semplice, quindi non in coste, perché la prima riga, vedete, è stata fatta di maglie basse ovviamente che non erano in coste. Quindi entriamo nella prima maglia e lavoriamo una maglia bassa. Nella seconda, vedete, prendiamo entrambe le asoline e quindi una maglia bassa in ogni punto prendendo entrambe le asole fino a completare l'intera riga. Quindi questa riga noi non aumentiamo praticamente le 14 righe, andiamo a fare tutti aumenti all'inizio e alla fine, l'ultima riga maglie basse come si presentano. Questo significa che avremo a questo punto 67 maglie basse come dall'altro lato. Terminata l'ultima riga di maglie basse, così vedete risulterà il nostro pannello. A questo punto guardate, qui ho la parte dritta, perché vedete sul rovescio la lavorazione del punto con nocciolina non si vede, quindi che cosa faccio? Ripiego in questa maniera la borsa perché andrò a cucire nei lati sul rovescio, quindi entro da questa parte, vedete, e prendo la solina del gomitolo che ancora è attaccata, una catenella e giriamo in questa maniera qui. E adesso entriamo nello stesso punto, vedete, dove ci siamo agganciate, prendendo la solina esterna da un lato e la solina esterna dall'altra parte e lavoro una maglia bassa. Di nuovo, guardate, qui ho le 2 asole, prendo solo quella esterna da questo lato e esterna dall'altro lato e maglia bassa. E di nuovo esterna di qua e di là e maglia bassa. Esterna da questo lato, esterna dall'altro lato e così. E andiamo a lavorare un giro di maglie basse in ogni punto, completando ovviamente tutto il laterale fino all'ultima parte. Una volta vedete che ho lavorato gli ultimi 2 punti che combaciavano, semplicemente tagliamo il nostro filo, tiriamo e questo lo andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Ovviamente da quest'altra parte andiamo a cucire alla stessissima maniera. Abbiamo, vedete, l'ultima maglia da un lato, da questo lato, l'ultima da quest'altro lato, ci agganciamo, una catenella, entro di nuovo, vedete, dalla solina esterna da un lato e dall'altra frontale e maglia bassa e così andiamo a lavorare ovviamente per tutto il laterale. Porto anche la codina, vedete, con me, in modo che poi la nascondiamo. Ed ecco qui, e andate a proseguire anche qui fino alla fine.
Ovviamente adesso andiamo a capovolgere la nostra borsa. Volta la borsa avremo questo risultato. Adesso guardate, io mi aggancio al centro, questo è dove abbiamo effettuato la cucitura, quindi agganciatevi al centro di un punto per andare a decorare ovviamente il bordo. Entro di nuovo e lavoro su una maglia bassa, e su questa maglia bassa vado a mettere un marcapunti. Mettiamo un marcapunti perché così vediamo dove abbiamo iniziato. Questa è una riga, questa è un'altra riga, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. In ogni riga, vedete, corrispondente lavoriamo una maglia bassa, un'altra maglia qui, quindi vedete una riga, un'altra riga, un'altra riga, quindi su ogni riga corrispondente andiamo a lavorare una maglia bassa, una maglia, un'altra riga, un'altra riga e così via. E man mano che lavoriamo, vedete, il risultato sarà questo. Quindi adesso io vado a fare così per tutto il perimetro della borsa. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto, semplicemente con un ago andiamo a chiudere la lavorazione. Entro da dietro, vedete, del punto subito dopo, con un ago ma anche con l'uncinetto lo potete fare tranquillamente, ed ecco che riformiamo, vedete, la solina, e poi andiamo sempre a nascondere all'interno del lavoro la nostra codina, che andiamo a saldare con l'accendino, visto che stiamo lavorando con del cordino. Quindi tagliamo e saldiamo in questa maniera qui. A questo punto, come potete vedere, la borsettina è pronta. Adesso guardate, dovete andare a lavorare un rettangolo con maglie basse e punto e con nocciolina. Allora iniziate con 8 catenelle in centimetri. Guardate, i miei centimetri sono 5 centimetri e mezzo di lavorazione totale, quindi lavorate 8 catenelle che diventeranno 7 maglie basse. Quindi la prima riga di maglie basse, punto nocciolina, maglie basse, punto nocciolina, per un totale di 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 righe, perché in questo caso termineremo con la maglia bassa in coste, e poi un giro di maglie basse tutto intorno. In ogni angolo lavorato 2 maglie basse, e nell'ultimo, vedete, io ho lasciato la codina, quindi tirate una codina ovviamente per andare a cucire. Ora a questo punto poi decidete se volete mettere una fibbia, ovviamente, che andrà poi a chiudere, o potete mettere una semplice calamita per chiudere praticamente in maniera semplice, senza avere niente che sporge ovviamente da questa lavorazione. Fatto questo, ovviamente dobbiamo andare a cucire. Andiamo a cucire, vedete, questa parte direttamente al centro della lavorazione col punto e con nocciolina. Nel mio caso io qui avevo 9 maglie basse, quindi ho centrato le 9 maglie basse di questa lavorazione, e poi con ago sono andata a cucire. Ovviamente, guardate, cucite a modo vostro, non c'è un modo giusto o sbagliato di cucire, l'importante è che andate a cucire, vedete, sul bordo in questa maniera qui. Fatto questo, avremo ovviamente la lavorazione al centro della borsa, e qui andiamo a posizionare o un gancio o un bottone a pressione magnetico. Nel mio caso io vado a posizionare un bottone magnetico, e poi andrò a posizionare, vedete, questa sono delle scritte carine per ornamentare ovviamente la borsa, al centro qui, che andrò ovviamente poi a mettere una piastrina e a chiudere con delle pinze. Fatto questo, passiamo ovviamente ai manici. Come manici alla borsetta vado a mettere questo tipo qua, che è un tipo di manici, vedete, molto semplice da realizzare e non slabra, perché andiamo a lavorare all'interno, vedete, dei fori con un filo, in modo che il manico, vedete, rimanga sempre stabile. Ovviamente di questo vi metto il tutorial nel box informazioni, ma anche nel primo commento. Io ho agganciato questi anelli che già avevo
Ovviamente voi mettete pure qualsiasi anello abbiate e semplicemente nei lati vado ad agganciare il mio anello. A questo punto vedete la nostra borsetta è terminata. Io come sempre spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.